Ciao ragazzi, stanno arrivando le belle giornate e in noi cresce sempre di più il desiderio di prendere la nostra moto. Però non possiamo prenderla se prima non effettuiamo dei controlli generali. Adesso vi voglio dare 10 consigli su cosa controllare sulla moto prima di entrare in strada, molto importanti. Prima cosa, con una lampadina controlliamo tutto attorno alla moto se ci sono trasudazioni di olio o perdite di liquidi in generale, quindi potrebbero essere liquido di raffreddamento, liquidi come il liquido dei freni o, come ho detto poc'anzi, perdita di olio da qualche parte. Quindi controlliamo tutte queste trasudazioni sotto la moto e poi passiamo al prossimo consiglio. Il prossimo consiglio che vi posso dare è andare a controllare le forcelle. Come facciamo per controllare le forcelle se è tutto a posto? Con una lampadina possiamo dare una prima occhiata, poi passiamo un dito sullo stelo davanti. Se il dito torna asciutto non abbiamo nessuna perdita d'olio e quindi siamo tranquilli. Terzo consiglio che vi voglio dare: andiamo a controllare olio dei freni e liquido di raffreddamento, che nel mio caso si trova internamente nella carena sotto la manopola del gas. Allora, come facciamo per controllare il livello dell'olio dei freni? Semplicissimo, qui abbiamo la stanghetta del livello minimo e la stanghetta del livello massimo, quindi è semplicissimo. Un'altra cosa da fare attenzione è il colore del liquido. Se incomincia a essere scuro, allora significa che il liquido, anzi l'olio dei freni, incomincia a essere deteriorato, quindi va sostituito. Controllare il liquido del raffreddamento, basta andare internamente alla carena, nel mio caso di qua, faccio vedere, ci sono due tacche, una a livello minimo e una a livello massimo. Secondo il libretto di uso e manutenzione, il mio deve stare a metà tra il minimo e il massimo. Quarto consiglio che vi voglio dare: pasticche dei freni, andiamo a smontarle, controlliamo lo spessore e controlliamo anche l'usura dei dischi dei freni. Se vogliamo controllare il disco del freno e le pasticche è semplicissimo. Per quanto riguarda il disco del freno, basta passare un dito sopra. Se lo sentite liscio e non c'è nessun ricciolo, nessuno scalino, il disco è ottimo. Per quanto riguarda le pasticche dei freni, in alcuni si riesce a intravedere la pasticca da qui e in altre, come nella mia, va smontata la pinza, vista quanta pasticca di freno rimane e poi rimontata. Semplicissimo. Quinto consiglio che vi do: controlliamo lo spessore del battistrada e la pressione delle gomme. Per chi se lo fosse perso, vi lascio il link del compressore della Xiaomi con cui controllo la pressione delle gomme e faccio la pressione delle gomme. Se volete guardare, cliccate qui sopra. Per controllare lo spessore minimo del battistrada, come potete vedere qui, ci sono dei tassellini, guardate. Quando questo tassello va al pari dello pneumatico, allora vuol dire che la gomma è da cambiare. Con l'occasione controlliamo anche la pressione della gomma. Il sesto consiglio che vi voglio dare è andare a controllare la batteria della moto, quindi se è scollegata la ricolleghiamo e andiamo a controllare anche con un tester la tensione. Settimo consiglio che vi voglio dare, non meno importante: andiamo a controllare le luci, gli stop, le frecce, tutto l'impianto elettrico in generale. L'ottavo consiglio che vi voglio dare è andare a controllare l'usura della trasmissione e andare a pulire la catena. Prima cosa da guardare è la corona e il pignone che sta coperto dietro questo carterino qua.
la corona dobbiamo andare a controllare tutti i dentini se sono rovinati, quindi se sono mangiati e va cambiata la trasmissione. Seconda cosa, controllare lo stato della catena, quindi pulirla, se è il caso di pulirla. Nel mio caso questa è da pulire, come potete vedere. Poi controllare il gioco catena, quindi questo qua, questo gioco qui. In tutte le moto viene riportata questa targhettina qua dove viene riportato il gioco catena. Come misurare il gioco catena? Semplicissimo, basta misurare da sotto il forcellone a un punto della catena, riportarla su e rimisurare di nuovo da sotto il forcellone dallo stesso punto con tutta la catena su. Quindi la differenza poi è il gioco catena che viene riportato su questa targhetta qua. Nono consiglio che vi voglio dare: pulizia del filtro d'aria, che nel mio caso si trova sotto il serbatoio. Decimo consiglio che vi voglio dare è cambio dell'olio motore. Quello dipende da voi in quanti chilometri fate con la moto. Io personalmente lo cambio ogni stagione, e anche il filtro dell'olio, non meno importante. Spero che questi 10 consigli vi siano stati utili. Se vi è piaciuto il video vi ricordo di lasciare un like e iscrivetevi al canale, che tanto è gratuito, così potete vedere futuri video. Attivate la campanellina e un saluto, alla prossima.